Oggi siamo in questa città, poco distante da Milano e forse proprio da Milano offuscata. Infatti non è molto battuta dai turisti. Stiamo parlando di Pavia, meta che secondo noi merita assolutamente di essere visitata. Noi abbiamo parcheggiato l'auto presso il parcheggio Ticinello, che costa 60 centesimi l'ora nel 2024, ma che di domenica è gratis. Siamo già presso il lungo Ticino. Sapevate che questo fiume passa proprio a Pavia? Addentriamoci nel parco sulle sponde del fiume in un'area ben tenuta e piena di verde, mentre alla nostra destra c'è il Ticino che scorre allegro e più avanti un ponte molto particolare. A quest'altezza del Ticino, i primi a gettare un ponte furono i Romani, ancor prima che Pavia fosse fondata, ed è proprio qui che nacque e prosperò la città di Pavia, tanto che nel 300 fu necessario costruire un ponte più serio, un ponte coperto. Purtroppo quello che vediamo non è più il ponte trecentesco che fu distrutto nel 44 durante la Seconda Guerra Mondiale, bensì una ricostruzione moderna del 1951. Il ponte coperto venne chiamato anche Ponte del Diavolo perché, si mormora, nella notte di Natale del 999 il diavolo costruì il ponte in cambio dell'anima di colui che per primo l'avrebbe attraversato. Ma l'arcangelo Michele, furbo, venuto in soccorso, fece passare un bel caprone. Il diavolo così se ne andò deluso e arrabbiato, ma il ponte rimase lì. Andiamo verso la chiesa di San Teodoro, nel vecchio quartiere dei pescatori. Questa chiesa è stata costruita alla fine del XII secolo. Vale la pena visitarla per guardare gli affreschi. Qui c'è una veduta di come appariva Pavia nel 1500. Questa è molto interessante perché il centro storico non è poi così cambiato da allora ed è rimasta qualche torre. E in questi affreschi vediamo le storie illustrate di Sant'Agnese e San Teodoro. Questa chiesa fu infatti costruita sopra le rovine di una chiesa ancora più antica, dedicata a Sant'Agnese, costruita proprio da Teodoro in persona, il grande vescovo di Pavia dell'VIII secolo. Sotto il pavimento vediamo degli scorci di mosaico, risalenti proprio a quell'epoca. Proseguiamo verso il centro per 200 metri. Pavia, infatti, è visitabile a piedi senza fatica. Siamo arrivati alla Basilica di Santo Stefano, che è il Duomo di Pavia. Questa basilica ha una storia lunga, nel senso che cominciarono a costruirla nel 1488 e finirono negli anni 30 del XX secolo. Non è una chiesa piccola, infatti la cupola è per altezza la quarta in Italia, dopo San Pietro a Roma e altre. Se entrate nel Duomo, raccomandiamo di vedere la cappella dedicata a San Siro nel XVII secolo. Siro fu infatti il primo vescovo di Pavia, più di 1600 anni fa. Più tardi vedremo anche un modellino cinquecentesco esposto nel castello visconteo. Spostiamoci di 100 metri e arriviamo in Piazza Grande, l'antica Platea Magna, oggi Piazza della Vittoria. Qui siamo nel centro di Pavia, dove si incrociano le antiche vie romane del Cardo e del Decumano. La piazza merita una visita, eventualmente per riposarsi e sedersi in uno dei tanti caffè all'aperto, se il tempo è clemente come nelle nostre riprese, e per guardare le antiche architetture, tra cui spicca il vecchio palazzo comunale detto anche Broletto, che risale al XII secolo. Camminiamo un po', 600 metri, e giungiamo all'Università di Pavia. Pavia ha una lunga tradizione di studi, infatti l'università fu fondata nel 1361. Vale sicuramente la pena entrare negli odierni edifici settecenteschi per visitare gli interni e gli eleganti chiostri e le statue dedicate agli illustri professori. In particolare è visitabile gratuitamente e persino di domenica la biblioteca dell'università. Qui dentro, tra gli scaffali, riposano ben 45.000 volumi. Quello che cattura subito gli occhi di noi viaggiatori è il mappamondo settecentesco. Guardate com'è dettagliato. Ringraziamo e firmiamo il libro degli ospiti. Proprio uscendo dall'università troviamo la piazza Leonardo da Vinci, dove si ergono le 3 torri di Pavia che sono sopravvissute ai secoli. In passato ce n'erano di più, come abbiamo visto prima nell'affresco a San Teodoro. Si tratta di torri medievali commissionate dalle famiglie nobili dell'epoca che non avevano una reale funzione difensiva, bensì semplicemente davano lustro a chi ce l'aveva più lunga. Per gli standard dell'epoca si tratta di veri e propri grattacieli. Quelle che vediamo sono infatti alte 40-50 metri. Ad appena 1 chilometro di distanza, e appena fuori dal centro, troviamo il castello visconteo. Siamo qui nel giardino che un tempo era ampio molte miglia ed oggi sopravvive in questo e in pochi altri parchi. Entriamo nella struttura, edificata nel 300 dai Visconti, che ne fecero la propria sede a Pavia. Oggi il castello ospita i musei civici. Il primo impatto è con l'ampia corte interna, in cui spiccano gli archi che sostengono il loggiato
e le quadrifore al primo piano. Immaginiamo come il loggiato potesse essere usato dalla corte quando il tempo era cattivo. Entrando nei musei civici, notiamo subito come, oltre ai reperti esposti, sono bellissime alcune sale affrescate con stemmi e temi risalenti ai Visconti. Qui possiamo anche vedere il modellino quattrocentesco del Duomo, risalente alla fine del 400 ed eseguito con diversi tipi di legno. Somiglia all'originale? L'esposizione dei quadri è ampia con periodi dal Medioevo all'arte moderna. C'è persino una considerevole esposizione di quadri impressionisti. Usciti dal castello, optiamo per prendere un autobus per tornare al parcheggio, per prendere l'auto per andare alla prossima attrazione, la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Vi diciamo anche che gli autobus pavesi sono efficienti e si può acquistare il biglietto online con l'app Autoguidovie. Questa chiesa fu fondata nell'VIII secolo per ospitare le spoglie di Sant'Agostino e di San Boezio, dottori della chiesa dei primi secoli. Proprio per questo motivo, la Basilica di Ciel d'Oro o Ciel d'Auro viene esplicitamente menzionata da Dante nel Paradiso. La struttura che vediamo oggi risale alla ricostruzione in stile romanico avvenuta tra l'XI e il XII secolo. Di Sant'Agostino possiamo vedere la splendida arca trecentesca, e ora capiamo perché il cielo di questa basilica è veramente d'oro. Il monumento funebre a Boezio si trova invece qui sotto nella cripta. Se visitate la basilica, non dimenticate di vedere le grottesche nel soffitto della sacrestia. Prendiamo l'auto per giungere all'ultima e forse più splendida attrazione, la Certosa di Pavia, che si trova a 8 km dal centro città. Una certosa è un monastero di monaci certosini ed a Pavia ce n'è una splendida. Si tratta di un ordine monastico fondato nell'XI secolo nelle prealpi francesi, presso il massiccio della Certosa. È possibile parcheggiare presso il parcheggio sterrato a pagamento proprio vicino alla Certosa. La struttura è imponente e fu edificata alla fine del 300 per volere di Galeazzo Visconti. Gli stili all'interno spaziano dal medievale al rinascimentale. Una delle attrazioni più interessanti è il monumento funebre che Ludovico il Moro dedicò alla moglie Beatrice d'Este, morta di parto appena 23enne. Donna molto intelligente e di primo piano nella politica della penisola dell'epoca, doveva tuttavia essere piuttosto bassa, essendo qui raffigurata con delle importanti zeppe. Nella Certosa è possibile anche visitare i chiostri interni e le antiche abitazioni dei monaci. Quando ci siamo stati noi ad aprile 2024, il biglietto era gratis, ma si mormora che in futuro questo cambierà per aumentare le risorse dedicate alla conservazione del complesso. Insomma, a noi questa visita a Pavia è piaciuta molto, e a voi? Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla quantità e qualità delle attrazioni e speriamo che questo video vi faccia venire voglia di visitarla anche a voi. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di iscrivervi e a presto!